Ciao amici del bosco, oggi sono venuta a trovare Alessio Capezzuoli. Nel suo orto vediamo un sacco di sperimentazioni ecologiche e naturali per portare avanti le nostre coltivazioni. Un terreno così sono anni e anni di sofferenze per riuscire a ottenerlo. Vedi, il terreno mantenuto così non si compatta. Tutti gli anni c'è gli esperimenti, quindi... Alessio nella sua azienda mette in pratica un sacco di tecniche diverse, fa delle vere e proprie sperimentazioni che poi da agronomo propone quando funzionano in giro per l'Italia alle aziende che va a visitare. Interessante è vedere la necessità di cercare un modello produttivo sempre più sostenibile che sia capace di dare risorse economiche senza deturpare il paesaggio e la sostenibilità. Un lombricompost è una delle tecniche per ottimizzare gli scarti aziendali. E dico sempre che in base a come un'azienda valorizza i propri scarti si capisce un po' la qualità. Questa è una delle tante tecniche conosciute per trasformare in humus i nostri prodotti, è facilmente riproducibile in tante altre aziende. Io l'ho sperimentate tante, ma questa è una che poi le aziende continuano a fare perché è semplice. Si tratta di un cumulo di circa 60 metri che viene riempito inizialmente durante il periodo invernale con 200 quintali di letame fresco. È importante sia fresco perché ci devono essere una popolazione microbica che degrada tutto quello che ci viene messo. Quando mano a mano che il compost maturerà si svilupperanno altri tipi di microrganismi. Inocoliamo all'interno lombrichi rossi, se possibile del tipo californiano, altrimenti quelli che ci sono vanno più che bene. Semplicemente sono leggermente più lenti a degradare tutta la parte organica che ci andremo a inserire. I lombrichi durante il giorno e la notte non fanno altro che fare gallerie dall'alto verso il basso e spezzettare, sminuzzare questi scarti che ci abbiamo. Queste gallerie sono fondamentali perché permettono il passaggio dell'ossigeno e la proliferazione di microrganismi aerobi, che quelli aerobi sono sempre quelli più importanti quando facciamo agricoltura rigenerativa e organica. È interessante e semplice perché ci evita di rigirare il cumulo. Possiamo utilizzare molto meno letame e valorizzare tutti questi scarti. In pratica noi con questo cumulo facciamo uno stratino di 1 centimetro più o meno e andiamo a distribuire su tutto questo ettaro. Ogni ettaro dovrebbe avere un cumulo in una zona facilmente raggiungibile in modo che siamo facilitati a metterci i nostri scarti. Adesso siamo nella fase iniziale, siamo a maggio, si vede che già sta cominciando il processo di umificazione, ma sarà interessantissimo vederlo a ottobre, dove ovunque noi andremo ad aprire troveremo centinaia e centinaia di lombrichi, qui si cominciano a intravedere, che poi una parte la utilizzeremo per fare il cumulo dell'anno successivo e tutta l'altra parte invece andremo a distribuirlo. Questo cumulo non è fermo in quest'area, ma va in rotazione insieme alle cucurbitacee e solanacee e si sposta in tutta l'azienda, cioè ogni anno sarà in un settore diverso e precederà i pomodori dell'anno successivo. Quando gli alberi si svilupperanno non ci sarà bisogno di metterci la paglia, in questa fase si mette perché siamo troppo esposti al sole e un eccesso di temperatura e di irraggiamento solare porta a un'eccessiva ossidazione e quindi a perdita di potenzialità del processo di umificazione. Perché è così importante il lombricompost da distribuire nell'orto? È un nutriente per le prossime coltivazioni e in più, avendo un ciclo lungo, va a portare in maniera stabile acidi umici, fulvici, antibiotici e tantissimi biostimolanti, in particolare la parte batterica, che servirà a incrementare la rigenerazione del suolo, se c'è bisogno di rigenerarlo, ma soprattutto a far crescere le nostre piante sane e forti. E dopo aver visitato il cuore dell'azienda andiamo a vedere le sperimentazioni. Ci sono tante consociazioni interessanti che possiamo replicare nei nostri orti. Questa parte è molto interessante perché segue i principi dell'agroforestazione e andiamo a mettere sia colture erbacee che arboree nello stesso luogo. Quello che abbiamo fatto è mettere un sovescio l'anno scorso a settembre di un miscuglio di 9 varietà che ha fatto una biomassa di circa 1,5 metri e abbiamo terminato questo sovescio in questo caso trinciando tutto. Una volta trinciato è stata stesa una manichetta, lasciata bagnare per 2 ore e fatto un trapianto di pomodori Roma o San Marzano direttamente sul sovescio. Le piante sono partite molto bene e non andiamo più a toccare il suolo per tutto il ciclo produttivo. Quello che è interessante vedere è imparare a convivere con le infestanti. Queste sono sempre delle graminacee. È una tecnica secondo me molto interessante perché ci permette di non smuovere il terreno, quindi non ossigenarlo eccessivamente e non rischiare processi di degradazione troppo veloci di sostanze organiche e di humus. Qui possiamo vedere le infrastrutture ecologiche, a me piace chiamarle biofabbriche, che sono un aspetto fondamentale e importante per gestire il sottofila. In pratica noi creiamo delle condizioni idonee agli insetti, che possono rifugiarsi durante le ore più calde della giornata
e riprodursi e trovare degli alimenti alternativi. Qui siamo in particolare, abbiamo seminato Trifoglio repensis, Trifoglio alessandrino e Veccia, che hanno una fioritura scalare da aprile fino a fine giugno. Sono piante pollonifere e ricche di nettare che danno una fonte di alimento quando non sono presenti gli insetti target. Ne beneficiano soprattutto insetti predatori e parassitoidi come sirfidi, crisoperle, coccinelle in particolare, che qui riescono ad trovare sia fonti di cibo diretto che fonti alternative quando non è presente l'insetto target. Nel momento in cui arriva l'afide o tantissimi altri insetti nei nostri ortaggi, loro da qui si sposteranno e andranno a tenere le popolazioni di insetti sotto controllo in modo da non farci intervenire. Quindi anche l'agronomo conferma, dobbiamo lasciare delle piante crescere nel nostro spazio coltivato. In questo caso sono state seminate, a volte vi consiglio di lasciare semplicemente le piante spontanee che crescono nell'orto, quello decidete insomma in base alla vostra situazione. Comunque ragazzi, ci vuole l'erba nell'orto, mettiamo pochi semi così non vanno a coprire tutto quanto, ma lasciano spazio anche ad altre piante locali, spontanee, e abbiamo il giusto grado di biodiversità. Allora, iscriviti e metti un like nel canale, sono terribile sui social. Questa è sempre una prova di trapianto all'interno di una pacciamatura verde che è stata tagliata, trinciata oppure estesa con roller crimper. Sono varie sperimentazioni in atto in cui le piante riescono a trovare delle condizioni ideali per svilupparsi e per accrescere. La prova del trapianto sta andando molto bene, invece la prova della semina diretta è andata male perché andando verso questa tropicalizzazione del clima, in pratica ha piovuto per un mese e mezzo, un po' in tutto il centro Italia, e si sono sviluppate limacce che hanno fatto fuori subito le giovani piantine che stavano crescendo. C'è da dire che questa terra è molto più semplice da trattare della mia, qui c'è anche della sabbia, insomma si lavora meglio, però insomma ci si arriva anche con la tecnica. Questi sono terreni di fiume, di fondovalle, sono terreni tendenzialmente sabbio-limosi che sono ottimi perché sono facili da lavorare, no? Si vede benissimo la leggerezza di questi terreni, però hanno una difficile particolarità, ovvero che quelle non trattengono acqua, alimenti nutritivi e sostanza organica. In questa azienda da oltre 10 anni utilizziamo tecniche rigenerative del suolo, abbiamo portato la sostanza organica a un valore stabile sopra il 4%, quando già un 2-2,2% sarebbe un valore più che sufficiente. Ma l'ortaggio buono, caratteristiche organolettiche elevate si fanno nei terreni pesanti, ricchissimi di tutti i macro e microelementi. Diciamolo a mamma. Dillo alla mamma. Adesso andiamo a trapiantare le batate che vengono associate con i peperoni, con le melanzane e con i cavoli. Perché? Abbiamo visto negli ultimi 3 anni questa sperimentazione che ci ha dato ottimi risultati, perché la batata in pochissimo tempo riesce a coprire completamente il suolo e ci evita danni da eccessive piogge, ma soprattutto ci permette di controllare e tenere sotto controllo le infestanti, evitandoci di intervenire manualmente e quindi abbattendo costi di produzione. I segreti sono 2, no? Aggiungere sostanza organica e creare tutte le condizioni per perdere il meno possibile. Quindi quando lasciamo un terreno scoperto durante i mesi estivi siamo sicuri che stiamo perdendo sostanza organica, come nel caso dell'aratura, di una fresatura durante un periodo estivo. Se manteniamo un'erbacea spontanea, come in questo caso, stiamo mantenendo la sostanza organica. Se facciamo dei sovesci stiamo incrementando sostanza organica. Quando facciamo una produzione orticola e agricola in generale, la nostra tecnica è sempre un compromesso fra perdere e aggiungere e mantenere. Importante è lasciare il meno possibile il terreno scoperto durante il periodo estivo. Quindi tutte le tecniche che abbiamo a disposizione per mantenerlo coperto dobbiamo attuarle. Qui abbiamo sempre la stessa agroforestazione fatta con piante di kiwi, che sono piante giovani che andranno a coprire e a ombreggiare durante le ore più calde, durante i mesi estivi, queste coltivazioni. Non bisogna pulire l'interfila deve essere sempre ricoperto dalle infestanti, le spontanee, perché ci permette sia quando piove di camminare, ma soprattutto di non calpestare il terreno in modo da compattarlo. Quindi dobbiamo passare dall'idea di tenere tutto pulito all'idea di trovare delle infestanti con la quale convivere. Se possibile le selezioniamo noi, altrimenti ci adattiamo a quelle che ci sono. Quando le piantine sono più piccole, qui passiamo con un trattorino tagliaerba, che un po' tutto l'orto si basa su questo trattorino tagliaerba, quindi il terreno non è mai scoperto, ma è sempre a un'altezza di 5-10 cm che ci permette di passare facilmente e fare tutte le operazioni culturali. Allora, questa è una sperimentazione col biochar che è il secondo anno che stiamo facendo. Abbiamo provato l'anno scorso, io avevo già provato il biochar in altre aziende, però non avevo mai avuto risultati interessanti.
però erano sempre aziende con terreni pesanti. Qui invece in terreni sciolti, terreni più leggeri, il Biochar ci ha dato risultati così interessanti, si parla di 1/3 ma anche un 50% in più di produzione sul pomodoro, che abbiamo trovato dei finanziamenti per fare una nuova sperimentazione molto più grande e a diversi dosaggi di Biochar. Il Biochar, come sappiamo ormai è super conosciuto, non è altro che un materiale che deriva dalla pirolisi di sostanze vegetali, una combustione senza ossigeno, che crea questo materiale simile al carbone, molto poroso, in cui si crea le condizioni idonee, perfette per far riprodurre e accumulare microrganismi, ma anche trattenere macro e microelementi. Più trattiene tantissima acqua, quindi in questi terreni sciolti leggeri serve anche ad avere un'ottima riduzione idrica. In questo caso la sperimentazione è fatta da un centro di ricerca di Firenze, il CNR e l'Università di Siena. Abbiamo messo delle sonde per andare a vedere quanta acqua possiamo risparmiare pur mantenendo pomodori in piena crescita. Allora, nella prima fase iniziale sono partiti uguali, sono partiti insieme, così come l'anno scorso, ma il Biochar è veramente interessante quando andiamo verso la stagione più difficile, ovvero da giugno, durante tutto il periodo estivo, in cui le piante vanno in stress per l'eccessiva temperatura. Il Biochar ci dà una risposta, ci dà uno start in più per continuare a far crescere le piante. Sull'utilizzo del Biochar trovate altri video nel canale fatti insieme a Cristiano Gallinella, che sta anche lui facendo delle sperimentazioni. E qui c'è un grande classico delle consociazioni, il basilico sotto ai pomodori, sta benissimo, fa bene entrambe le piante. Per quanto riguarda invece le infestanti, che invece sono grandi risorse, portulaca e farinello. Si portava al mercato a Poggiponzi tipo 20 kg di farinello tutte le settimane. Ok. E si faceva 100 euro a settimana a mercati di farinello. Guarda, gratis. cioè trasformare un infestante in una risorsa è stata una delle soddisfazioni più grandi. Quando le fo sotto gli alberi da frutto, fagiolini vengono benissimo perché soffrono tantissimo l'eccesso di calore di giugno. Il problema principale è che i fiori non legano e cadono e dobbiamo cercare di ombreggiare, quindi l'agroforestazione ci può dare ottimi risultati. Qui abbiamo piante di kiwi di 3 anni invece che di 2 anni come nel resto dell'azienda. Queste piante sono più sviluppate, si può cominciare a vedere sotto l'effetto luce-ombra, quindi la potenzialità dell'ombreggiamento che hanno queste coltivazioni. Il sole si sposta sud-est e sud-ovest e l'ombra di conseguenza si sposterà, spostandosi e andando a ombreggiare in maniera alterna tutte le coltivazioni sotto. Questo permette di evitare gli eccessi di calore, le scottature e limitare il più possibile gli stress da alte temperature. Le piante, gli ortaggi in particolare, rimangono vivi ma non crescono. Allora, partendo da semplice sperimentazione, ombreggiando delle piccole aree oppure guardando gli ortaggi che crescevano sotto gli olivi o sotto gli alberi da frutto, si vedeva che queste piante crescevano. Pensiamo che negli ultimi 2 secoli abbiamo fatto una selezione massiva di varietà orticole, però per quanto noi abbiamo selezionato questi ortaggi per renderli più produttivi, per renderli ibridi e tutto, loro nel loro germoplasma hanno millenni di coltivazione e di riproduzione sotto gli alberi da frutto, sotto alberi superiori nell'effetto luce-ombra. Questo perché? Perché questo ci fa capire di quanto qualsiasi ortaggio praticamente preferisce crescere in un certo ambiente fatto sia di luce sia di ombra, con una maggiore biodiversità. Ci sono delle cose che vengono bene, interessanti, ci sono anche delle cose che vengono male, però dobbiamo avere il coraggio anche di diffonderle e farle vedere. In questo caso le cipolle, che sono liliacee ma insieme anche a cucurbitacee, non gli importa dell'effetto dell'ombreggiamento, loro stanno benissimo a pieno sole. Un altro esempio può essere il cardo e il carciofo, le possiamo mettere in sottofila, ma loro per crescere al massimo della loro potenzialità vogliono pieno sole. In questo caso abbiamo fatto delle prove su un effetto luce-ombra e come è possibile vedere tutte le cipolle si sono spostate alla ricerca del sole. Non è tanto il problema perché poi la cipolla si formerà lo stesso, ma stiamo rallentando la loro potenziale crescita. Quando sperimentate un certo modo di fare agricoltura ci si scontra sempre con le vecchie generazioni, no? In questo caso ci sono i miei genitori, hanno oltre 70 anni. Tutti gli anni c'è gli esperimenti, quindi non sempre riesce tutto, però di regola l'80% va a buon fine o sono migliorie. Io andando a giro per il mondo, in Ohio, negli Stati Uniti, in Almeria, imparavo tante nuove tecniche e le sperimentavo a Poggiponzi. Ovviamente c'era la diffidenza, la paura, le domande: ma perché ti ho fatto studiare così tanti anni se poi mi fai queste tecniche? Tanti sono disastri, ma in alcuni casi troviamo delle soluzioni super interessanti che hanno funzionato e sono diventati stabili qui.
L'azienda prosegue in questa nuova zona dove si sta sperimentando l'agroforestazione. Cosa c'è qui, Alessio? Un campo di circa 1 ettaro dove fino a qualche anno fa coltivavamo solo ortaggi, invece è stato riprogettato di come io mi immagino le aziende del futuro che fanno agroecologia e agricoltura in generale sostenibile. Abbiamo delle file distanti 10 metri con alberi da frutto di tendenzialmente susini, peschi, albicocchi, ciliegi, meli, peri, quindi un po' tutte le varietà, che ogni 20 piante sono una varietà in modo da avere delle produzioni scalari durante tutta la stagione, a una distanza tale che ci permette di coltivare ortaggi all'interno sfruttando i benefici dell'agroforestazione, ovvero quell'effetto luce e ombra, limitare al massimo gli stress degli ortaggi durante il periodo estivo. Le piante sono allevate nella tipica forma di questa zona, ovvero a vaso policonico a 4 branche, particolarità che vengono tagliate molto basse, a 35-40 cm dal suolo. Qui c'erano diversi tipi di sovesci in base ad appezzamenti. Quello che dovrebbe essere che coltivare ortaggi in questi settori che hanno una distanza di 8 o 10 metri in base alle piante coltivate. Qui ci permette di fare 4 file o 5 file. Questo è un frutteto di 3 anni in cui le piante sono partite benissimo. Si partiva da una situazione con un'elevata presenza di sostanza organica, sempre ortaggi coltivati con la stessa tecnica descritta precedentemente, sovesci. Tendenzialmente i sovesci le facciamo a file alterne in modo da poter coltivare ortaggi dove quell'anno non ci sono i sovesci. L'anno successivo si sposterà al sovescio e si alternerà con l'ortaggio. Sovesci di un certo tipo che richiamano gli insetti utili e che creano un arricchimento di humus stabile nel terreno. È importante farlo a file alterne in modo da poter garantire, essendo alberi da frutto e comunque devono produrci anche della frutta, la possibilità di passare senza compattare il suolo per fare eventuali trattamenti o comunque per agevolare la raccolta. Siamo in un campo di 1 ettaro, comunque quando i peschi si raccolgono si parla di quintali di frutta e non possiamo andare semplicemente a mano, ma abbiamo bisogno anche di intervenire con pick-up o con un trattore. Quando lo trinciamo però lasciamo delle strisce interne in modo da avere delle aree, come viste precedentemente nel sottofila, dove gli insetti utili, in particolare parassitori e predatori che possono aiutarci a tenere sotto controllo i vari lepidotteri dannosi di Pomace e Cucurbitacee, ma anche vari ditteri, la famosa mosca della frutta molto temuta, e si riproducono. Questa zona rimarrà così per tutta l'estate fino al momento della raccolta. Allora sono le 11:30, sono passate già ormai 3 ore da quando si è cominciato ad alzare un po' la temperatura e si vede benissimo il terreno scoperto dove non sono presenti pacciamature o spontanee, che si è già completamente asciugato. In questo frutteto abbiamo fatto delle prove sia con varie tecniche per terminare il sovescio, cioè sia la trinciatura, questa secondo me è la più interessante, è quella della terminazione attraverso il roller crimper, che in pratica è un allettamento delle specie sovesciate. È interessante vedere che sono sempre le 11:30, il terreno è umido e molto bagnato, vedete? Questa tecnica è secondo me molto importante, necessita ancora ulteriori studi perché ci permette di mantenere sia il sottofila sia l'interfila completamente coperto. Questa umidità significa che possiamo prima di tutto risparmiare irrigazione, acqua per l'irrigazione è una risorsa sempre più importante e sempre meno presente all'interno del nostro sistema. In più creiamo le condizioni ottimali per i microrganismi per riprodursi. Questa pacciamatura mantiene il terreno fresco, i microrganismi lo attaccano, lo degradano, lo trasformano in humus, ma soprattutto si riproducono avendo le condizioni perfette e avendo alimenti, e andranno a portare humus stabile nel corso dei mesi. Più o meno a fine agosto questa pacciamatura sarà completamente consumata, sarà finita, ma con l'arrivo delle prime piogge il terreno si coprirà naturalmente e quindi riusciremo a fare un ciclo in cui in tutta l'estate abbiamo un terreno coperto. Andiamo verso un futuro in cui l'acqua presente, l'acqua potabile disponibile sarà sempre minore, no? Quindi dobbiamo cercare subito, fin da ora, delle tecniche che ci permettano di ridurre sia gli stress idrici sia la quantità di acqua che andiamo a utilizzare. Questo cuscinetto funziona come il famoso effetto rugiada, no? In cui durante le ore più fredde della mattina o della notte, per differenza termica, l'acqua condensa in piccolissime goccioline che vanno sul suolo ed equivalgono a una vera e propria irrigazione. Questo ci può permettere sia di coltivare in annate favorevoli ortaggi anche completamente in seccagno attraverso la semina diretta, o semplicemente di andare a ridurre la quantità di acqua che andiamo a utilizzare per gestire un frutteto come questo. Ma la sfida che dobbiamo porci noi per il futuro è possibile incrementare le nostre rese attraverso l'agroecologia, attraverso modelli sostenibili di coltivazione.
queste, ma anche tantissime altre aziende lavorano in questo settore, secondo me dovrebbero fare ulteriormente rete, condividere i saperi, condividere tutte le nuove tecniche e gli errori soprattutto che vengono fatti durante questo cammino, per cercare di fare una rete sempre maggiore e condividere tutte le varie strategie che abbiamo. Il lavoro più bello mio è quando converto le aziende convenzionali a biologiche, le seguo per 3 anni e loro stanno sul mercato. Dopo 3 anni sono capaci di andare con le loro mani e sono... non lo so, mettici la fine te. In questo video abbiamo visto un sacco di idee da applicare nei nostri orti, grazie Alessio, tante consociazioni, le piante con gli ortaggi, il sovescio con le piante spontanee, gli ortaggi diversi che si aiutano tra di loro. Le consociazioni sono secondo me un segreto dell'orto, ma insomma in generale ci dicono molto su come dovremmo fare le cose in questo momento. Grazie di aver visto il video, dateci anche i vostri suggerimenti. Vi ricordo che per approfondire tutte queste conoscenze che sta approfondendo Alessio c'è anche un libro, si chiama Orticoltura biologica dal reddito. Perfetto, Orticoltura biologica dal reddito, Terranova Edizioni, è un libro insomma dove potete approfondire tutti questi temi e ci vediamo al prossimo, ciao! Ciao! Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario di